Oggi parliamo di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, sequel della commedia del 2003 Quel pazzo venerdì, a sua volta remake della commedia del 1976 con Jodie Foster Tutto accadde un venerdì, che a sua volta era un adattamento cinematografico del romanzo per ragazzi A ciascuno il proprio corpo di Mary Rogers, che a sua volta... No, scherzo, ci fermiamo qui. 20 anni dopo, madre e figlia, rispettivamente Tess e Anna, tornano e questa volta la vicenda coinvolge anche nuovi protagonisti, una nuova generazione. È un film che mischia commedia, momenti di nostalgia, riferimenti al primo film e dinamiche familiari. Bene, scopriamo insieme com'è questo sequel. Andiamo! Nel primo film, a scambiarsi il corpo, per così dire, erano madre e figlia, Tess e Anna. In questo sequel lo scambio dei corpi si estende alla nuova generazione, ad includere Harper e Lily, le due adolescenti protagoniste di questo sequel, rispettivamente figlia e figliastra di Anna, trasformando così la narrazione da duo, qual era il primo film, a corale. Questa transizione da duo a coro è, dal punto di vista dello storytelling, un po' un'arma a doppio taglio, una scelta molto audace proprio perché da una parte offre molti più spunti di conflitto, dall'altra tutti gli archi di trasformazione dei personaggi che abbiamo presentato all'inizio del film poi vanno sviluppati e portati a termine a dovere. Devo dire che comunque la sceneggiatura di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo è sempre molto solida e abile nel restituirci una narrazione corale, sempre divertente, quale commedia che è, molto chiara e sempre molto accessibile e anche emozionante. Ritornano ovviamente Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei loro ruoli iconici, affiancate poi da volti nuovi, giovani, nei panni delle teenager protagoniste di questo nuovo sequel, Julia Butters e Sophia Hammonds. C'è poi anche il ritorno di Chad Michael Murray, che strappa un sorriso alle fan di Quel pazzo venerdì, il primo film. Ecco, è un po' questo mix di vecchio e nuovo a essere uno dei punti di forza di questo sequel, proprio perché mantiene viva la memoria del primo film e costruisce anche un nuovo universo nel quale le nuove generazioni potranno rispecchiarsi. Questo film, potremmo dire, è l'esempio perfetto di crossover, proprio perché dal punto di vista del pubblico al quale è rivolto coinvolge ben 3 generazioni, che sono poi le 3 generazioni protagoniste del film. Infatti nel 2003 boomers e millennial avranno visto Quel pazzo venerdì e adesso, a distanza di anni, nel 2025, saranno entusiasti all'idea di poter tornare un po' indietro nel tempo e ripercorrere quei momenti, rivivere quei momenti di quel film che hanno tanto amato. Per contro, gli esponenti della generazione Z saranno entusiasti di scoprire nuovi protagonisti adolescenti di questo nuovo film, Harper e Lily, si identificheranno in loro e nelle vicissitudini narrate nel film e, anche se non dovessero cogliere tutti i riferimenti al primo film, che comunque, diciamocelo, sono più rivolti a millennials e boomers, rimarranno comunque coinvolti da una narrazione corale, solida, emozionante e divertente. La musica, come era in Quel pazzo venerdì, è ancora uno dei cuori pulsanti della narrazione di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, dato che Anna, una delle protagoniste, ora lavora come produttrice musicale. Torna la canzone Take Me Away, è una bomba nostalgica per tutti noi che abbiamo amato il primo film, e poi c'è l'esibizione finale con una canzone composta appositamente per riprendere il motivo tematico del rapporto tra madre e figlia, che chiude un po' il cerchio emotivo di tutti i personaggi. Questo sequel gioca molto su riferimenti e richiami sottili al primo film e ironia anche verso il primo film, per generare comicità e momenti divertenti.
Pensiamo ad esempio alla raccomandazione da madre a figlia fa le scelte giuste, che si tramanda da generazione in generazione e unisce queste 3 generazioni protagoniste del sequel. Si tratta quasi un po' di strizzatine d'occhio che lo sceneggiatore del sequel rivolge al pubblico di boomers e millennials che avevano amato Quel pazzo venerdì del 2003 e che ora riconosceranno questi riferimenti ironici e anche un po' nostalgici. Non sono comunque mai forzati o mai invadenti e non interferiscono mai nel ritmo narrativo e nella narrazione degli eventi, quindi non danno mai fastidio, ecco. Sono poi affiancati anche da battute nuove e incisive che sono molto accessibili, intrattengono e divertono anche le nuove generazioni che magari scoprono la saga per la prima volta. Anche il mondo della scuola viene dipinto in modo molto realista e ne vengono restituite tutte quelle complessità anche proprio dal punto di vista sociale che caratterizzano il mondo contemporaneo nel quale viviamo. Si parla per esempio di inclusione sociale, di identità, di internazionalità e persino di diete alimentari. Se pensiamo al mondo scolastico così come era dipinto in Quel pazzo venerdì, per quanto fosse realisticamente reso nel film, ci rendiamo sicuramente conto che era un mondo molto meno stratificato, con delle dinamiche sociali molto più semplici, molto più dirette e molto meno complesse, molto meno elaborate rispetto alla società in cui viviamo oggi e che è stata, come dicevamo, molto realisticamente resa nel sequel Quel pazzo venerdì sempre più pazzo. Questo sequel riprende il tema del rapporto tra madre e figlia e ancora una volta lo adatta alla contemporaneità del mondo nel quale viviamo. Anna è una ex rockstar che ha rinunciato alla propria carriera per crescere la figlia Harper e questa rinuncia è una rinuncia che risuona profondamente nel suo personaggio e aggiunge tridimensionalità, sfaccettature, profondità al personaggio della protagonista Anna. Ecco che quindi il film racconta con molta autenticità il conflitto tra aspirazioni professionali e responsabilità genitoriali, sottolineando sempre e comunque il sentimento d'amore e l'istinto anche di protezione che la protagonista nutre per la figlia. Sempre per rimanere nell'ambito dei sentimenti che questo film celebra, questo sequel ci parla anche di unità familiare, in una famiglia che in realtà di tradizionale ha molto poco. I personaggi principali sono una nonna, figli acquisiti, una nuova relazione, quindi quanto di più lontano apparentemente si possa pensare quando si parla di una famiglia tradizionale, una famiglia nel senso più conservativo del termine. Eppure questo film ci racconta di come a definire una famiglia non siano tanto le strutture o i legami di sangue, quanto piuttosto le relazioni di amore, di rispetto e di supporto reciproco che si vengono a generare all'interno di questa famiglia. Il film combina gag fisiche, scene di slapstick comedy, a comicità verbale e anche le 2 interpreti principali si collocano perfettamente in linea con il tipo di comicità del film. Lindsay Lohan è sempre molto espressiva nella comicità del proprio personaggio e Jamie Lee Curtis sempre molto elegante e sofisticata anche quando sta interpretando la parte di un adolescente ribelle. Le dinamiche tra i personaggi sono spesso esilaranti, a volte esagerate, in linea con il genere della commedia, ma sempre al servizio della storia e dell'arco di trasformazione dei personaggi, del quale parlavamo prima. Dal punto di vista del ritmo narrativo, questo sequel è molto più denso rispetto al primo episodio, proprio perché ci sono più personaggi e quindi più dialoghi, più interazioni, più azioni, più informazione che viene quasi vomitata allo spettatore, soprattutto nella prima parte del film, quando stiamo conoscendo i personaggi, prima dello scambio di corpi, così come l'abbiamo chiamato. Ecco, nel primo film, per esempio, all'inizio avevamo il tempo di conoscere i protagonisti attraverso le loro azioni, i loro sguardi, i loro gesti, le loro interazioni tra di loro, magari anche silenziose. Ecco, qui non ci sono silenzi, non ci sono pause, è tutto molto più frenetico.
Una possibile spiegazione che si potrebbe trovare a questo fenomeno è l'esigenza che sembra avere il cinema contemporaneo di narrare senza pause, come se l'impacchettare quanta più azione e informazioni possibili in pochi minuti sia sinonimo di più coinvolgimento e intrattenimento per il pubblico. Comunque, questo è un discorso a parte, sto divagando. Lo affronteremo in separata sede e per ora noi torniamo alla nostra recensione di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo. Andiamo. Questo sequel ha poi segnato il ritorno alla Disney di un'attrice come Lindsay Lohan e la sua interpretazione del personaggio di Anna, al netto di tutto quello che si può dire riguardo all'arco di trasformazione del suo personaggio all'interno della saga, ha significato tanto per molti di noi che sono proprio cresciuti con lei nell'arco degli anni. È quindi ancora una volta un sequel che abbraccia con amore e con dolcezza il passato, suggerendo allo stesso tempo una nuova evoluzione verso il futuro. Quel pazzo venerdì sempre più pazzo funziona proprio perché sa abbracciare la contemporaneità, celebrando al tempo stesso il cuore della saga che ci aveva presentato nel 2003 con il primo episodio Quel pazzo venerdì. È una commedia familiare brillante, emozionante e divertente, che abbraccia ben 3 generazioni, come abbiamo visto, i boomers, i millennial e gli esponenti della generazione Z. Per oggi è tutto, fatemi sapere se avete visto il film anche voi e che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!